ho bisogno di tessuto, per esempio di raso, questo è di raso per abbigliamento, che è un rosa molto chiaro, molto bello, oppure puoi utilizzare velluto, cotone, piché, lino, tessuti che non sono troppo trasparenti e sono leggermente consistenti, quindi non troppo leggeri. Questo per quanto riguarda i tessuti che io consiglio. Le dimensioni, iniziamo a fare i nostri, prendo la squadretta e il mio gessetto, e le dimensioni sono 15 x 20. Questa è la ripiegatura della stoffa, lo posso fare o nella ripiegatura della stoffa oppure no, non è necessario farla nella ripiegatura. I miei li avevo fatti nella ripiegatura, però possiamo anche non farli nella ripiegatura per risparmiare tempo. Certo, l'ideale sarebbe farli così. Quindi abbiamo detto 15 e già questo è 15, quindi già questo mio righello è 15 per 20. Non è che si veda molto, ma essendo il dritto della stoffa forse è meglio. Io ho già compreso i margini. Per fare questo tipo di lavoro con le squadre è facilissimo, perché come puoi vedere io ho fatto coincidere questa linea qui con la linea che ho già tracciato, quindi so perfettamente che è dritta questa che sto facendo. Questo è il primo fiocco, devo fare il secondo, facciamo il secondo, quindi facciamo la stessa cosa, lo mettiamo così, facciamo 15, andava bene, quindi 15 per 20 per 20 e ho fatto tutti e due compresi di margine, perché tutto quello che non è diciamo abiti e quindi cucito prettamente sartoriale, come gonne, abiti e pantaloni, io li comprendo direttamente con il margine. Il resto io lo faccio sempre con il margine. Ora quindi ci siamo disegnati il fiocco 1 e il fiocco 2. Adesso mi devo disegnare il lacetto centrale, che è 4,5 per 10,5, quindi così 4,5, facciamo direttamente 5, non ne parliamo più, per 10,5, quindi qua, e qua vale la stessa regola che abbiamo visto prima. Sono sicura che alcune di voi non sanno che si usano in questo modo le squadre, sono eccezionali. Io quando ho iniziato a cucire queste squadre non esistevano, sono rinata. In questo caso uso il cutter e vado a tagliare la mia stoffa. Taglio prima di tutto questa parte in più, che mi sta dando veramente fastidio, ma molto, mi stanno davvero venendo i nervi. Tagliamo con il cutter le parti, le varie parti, quindi questo qui, io sono del parere che nella ripiegatura della stoffa non esca molto bene, secondo preferisco cucirlo, quindi lo taglio in ogni caso. Quindi questi due li facciamo coincidere così, in questo modo, e poi tagliamo questo. Ovviamente puoi usare anche le forbici, cioè io uso il cutter. Tra l'altro questo è un cutter fantastico che ce l'ho da tantissimi anni, ma non l'avevo mai usato, è di una marca che puoi trovare su Amazon,
che si chiama Kai ed è una marca giapponese molto famosa, che è una marca che fa coltelli, fa anche coltelli giapponesi, quindi super super fantastico, anche se io ho sempre difficoltà a tagliare con il cutter, non lo so perché, non ho la manualità. Metto il dritto con il dritto, perché eravamo al contrario, e ho già le due parti pronte. Adesso mi preparo il nastrino, e in questo caso io l'ho messo nella stoffa così, ma ne ho bisogno solo di uno, ma li faccio tutti e due perché io voglio farne un altro di questi fiocchi, per cui lo taglio una volta e via. Quindi se devi farne due di fiocchi, mettilo nel doppio della stoffa, in modo tale che puoi averne due, come in questo caso. Quindi io voglio fare un altro fiocco e questo ce l'ho già pronto, quindi lo metto da una parte. I pezzi che mi servono sono questo e questo qui. Ok, iniziamo a cucire il primo. Devo fare una cucitura dritta, semplicissima. Me lo fisso con gli spilli in modo tale che rimanga fermo, perché poi tra l'altro è di raso, quindi tenderà, essendo di raso, tenderà a spostarsi, quindi lo facciamo così. Quindi mettevo gli spilli, e poi andiamo con la macchina per cucire, cucitura dritta. Cosa devo fare? Devo cucire tutta la parte, partendo da qua, cucio tutto qui, tutto qui, tutto qui e tutto qui, lasciando una parte aperta in modo tale da poterlo rivoltare. Quindi iniziamo da qui. Non so se si veda, ma purtroppo devo fare per forza così. Tanto è una cucitura dritta semplice. Ok, sollevo, giro e facciamo anche l'altra parte. Sollevo, giro e vado. Stavo facendo il punto troppo grande. Io tendo a voler fare sempre punti grandi, da sempre. Mi piacciono troppo i punti grandi. E poi si strama tutto, quindi il punto lo sto facendo a 3,5, anche se è bello largo, puoi farlo anche più piccolo, anche a 3. La lunghezza del punto. E per fare l'angolo devi abbassare. Questa, vabbè, è una macchina elettronica, quindi abbassa direttamente il lago. Ecco perché io adoro le macchine elettroniche, perché hanno la possibilità di puntare l'ago, poi lo giri e continui. Allora vado indietro per bloccare il tutto, ecco qua. Quindi ho lasciato, facciamo l'altro, facciamo la stessa cosa, mettiamo giù il piedino, andiamo, facciamo qualche punto indietro, andiamo avanti, fermiamo, giriamo e andiamo avanti. Fermiamo. La macchina che sto usando io è la Neki Logica e ti lascio il link per andarla a vedere. È una macchina di cucito e di ricamo che è fantastica, va da sola, cuce da sola questa macchina. Boh. Fa tutto da sola, è favolosa. Come fa le curve questa macchina nessuno, ha proprio un punto perfetto, è veramente facilissima da usare. A parer mio, più le macchine sono elettroniche e
cioè le macchine elettroniche rispetto alle meccaniche sono più facili da utilizzare. Non sono mai soldi spesi male per una macchina così. Ovviamente questo fa anche il ricamo, ne abbiamo della Neki anche che non faccia il ricamo, più economiche ovviamente. Vado indietro e taglio il filo, anche il taglio filo è automatico questa. Allora ho fatto anche questo, quindi abbiamo le due parti fatte. Ora dobbiamo preparare il nastrino, la mettiamo in questa posizione così, quindi questa è la parte dritta, lo devo girare in questo modo dalla parte più lunga e posizionare gli spilli così. Dopodiché devo cucire a macchina questa parte qui e basta, non devo fare altro. Abbasso l'ago, punti indietro che non devono essere 200, solo qualcuno. Ecco qua. Ecco qua. Ok. Adesso, dopo che ho cucito, cosa devo fare? Devo intaccare i margini in questo modo, cioè devo tagliare proprio trasversalmente questa parte che è in più e anche questa, volendo, questi piccoli becchini. Perché becchini è brutto da dire, ma perché per quale motivo? Per il semplice fatto che in questo modo diminuisce il quantitativo di stoffa che abbiamo all'interno, perché poi questo lo dobbiamo rivoltare, la cucitura, e la cucitura rimarrà, sarà più pulita. Lo facciamo anche da questa parte, tagliamo magari delle parti in più come in questo caso che non ci servono. Ecco qua, l'abbiamo fatto su tutti gli angoli. Adesso lo facciamo anche con l'altro, stesso discorso. Ok, adesso prendiamo una spilla da balia, mettiamo qua. Potrei usare anche l'attrezzo, ma per quelli più così piccoli da rivoltare l'attrezzo non lo uso. E abbiamo il nostro nastrino bellino bellino. Dobbiamo rivoltare al dritto queste parti che poi sono i nostri fiocchi, quindi facciamo così, prendiamo la parte, mettiamo il dito qua per rivoltare e facciamo così, facciamo questo lavoro anche da questa parte uguale. Andiamo qua, mettiamo il dito e rivoltiamo, andiamo qui, mettiamo il pollice da questa parte all'interno, il dito così e poi rivoltiamo. Facilissimo. A questo punto io prendo il girangoli, eccolo qua, ma va benissimo anche una penna, la parte di una forbici, penna, tranquillamente, non è necessario comprare questo attrezzo, anche se io uso sempre questo, mi trovo benissimo. Lo puoi trovare su Amazon. Ecco qua, e questo è fatto. Faccio la stessa cosa con l'altro fiocco, quindi metto il pollice qua, l'indice e rigiro, pollice qui, indice e rigiro, poi qua la stessa cosa, pollice qui, indice
rigiro, ecco qua, ed ecco qui, anche questo l'abbiamo girato. Facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima col girangoli. Possiamo usare la punta per gli angoli proprio, ma tutte queste due parti vanno utilizzate tutte e due, perché anche questa parte qui va messa all'interno per appiattire il margine interno, quindi in questo modo. Quindi è un doppio uso questo, non solo per tirare fuori gli angoli, portare fuori gli angoli, ma anche per fare questo. Ora rigiro queste due parti e inserisco gli spilli. Questi sono spilli in vetro, quindi li posso utilizzare anche con il ferro da stiro, quindi li metto così in modo tale da bloccare l'apertura. Blocchiamo anche questa, così, in questo modo. Ecco qua. Adesso tutte queste parti le devo stirare con il mio ferro da stiro. Quindi appiattisco il tutto e anche questa parte qui, perché abbiamo detto che lo posso fare essendo in vetro, quindi lo appiattiamo bene. Facciamo la stessa cosa anche con l'altro. Lo stiriamo. Così. E poi devo stirare questo, il laccetto, lo stiro in questo modo, facendo sì che la cucitura centrale si trovi al centro dietro, perché questo sarà il centro dietro. Ecco qua, fatto. Ora devo decidere come terminare questo progetto. Lo posso fare in due modi: o cucendo questa parte aperta a mano, oppure a macchina, quindi un punto a macchina, una cucitura semplice a macchina, che tanto non si vedrà perché dobbiamo fare questo tipo di gioco per formare il fiocco. Io sono una pignola nata e preferisco altamente farlo a mano. L'apertura è qua, quindi facciamo così. E faccio un punto nascosto. Si può anche teoricamente anche impunturare, e si può anche impunturare, se hai una macchina che fa dei punti decorativi carini, anche con una decorazione. Quindi volendo si può utilizzare anche, si può fare anche una decorazione anche di un colore a contrasto. Ecco, tante idee, diciamo, tante idee che possiamo utilizzare per personalizzare i nostri progetti. Questo mio. Ecco qua. Come si fa il nodo? Così, così, e poi si fa entrare dentro. Fatto il nodo.
questo filo fa schifo, infatti non è della Gutermann. Solitamente per fare queste cuciture a mano uso sempre i fili della Gutermann perché sono spettacolari, e io uso sempre fili poliestere anche per cucire, però questa volta ho utilizzato la bobinona grande, che comunque filo di poliestere buono, però non tanto buono a quanto pare. Ecco qua, faccio un bel nodino, e tagliamo l'eccesso. Prepariamo un altro ago con poco filo, non è importante che ci sia tanto filo. Ora dobbiamo prendere le nostre due parti e fare delle pieghe, 1, 2, 3 e 4, e me li fisso con uno spillo. Quindi rifacciamolo: 1, 2, 3 e 4. Ecco qua, e lo fissiamo con lo spillo in questo modo. Ora devo far coincidere queste due parti insieme. Tolgo lo spillo e tolgo lo spillo e faccio coincidere queste due parti in questo modo. Prendo il mio ago e mi fermo tutte queste parti. Poi rigiro qua, lo giro tutto intorno in modo tale da bloccare il tutto. Lo rigiriamo e vediamo che il fiocco già sta prendendo la sua bella forma. Questo lo faccio un pochettino, lo sovrappongo, uno lo sovrappongo sull'altro in questo modo. Prendo il mio laccetto, lo posiziono al centro, giro, vado qua e faccio così e lo fisso con dei punti a mano. Ecco qua. Ok. Ed ecco qui il fiocchetto. Allora, la spilla da baglia, se non vuoi attaccare pannolenci e via dicendo, la puoi far entrare in questo modo, ecco qua. Quindi la chiudi e poi la possiamo bloccare con dei punti a mano, in modo che rimanga bella ferma. L'ho fatto anche di altri colori, per esempio di questo colore qua, oppure rosso. Lo possiamo fare anche nero, per esempio. Comunque questi sono i bei fiocchetti, mi piacciono da morire, sono troppo belli, bellissimi, e si possono utilizzare per decorare veramente tantissime cose.